Blackmagic Camera per iPhone si aggiorna alla versione 2.0 portando novità, tra cui quella più importante è il remote control. Possiamo controllare altri dispositivi col nostro dispositivo, quindi gioco di parole ma ci sta. Compatibile anche con iPad, quindi possiamo controllare anche i nostri dispositivi con l'iPad compatibile, il mio non lo è, e oltretutto possiamo anche registrare con l'iPad fino a 100 frame per secondo. Ma vedremo ovviamente in dettaglio tutto nel corso del video e sentiremo anche qualche novità così di ovviamente di rimbalzo, che è qualcosa di che non è proprio, diciamo, importantissimo, però ci sta. Io sono Gennaro, in questo canale si parla di accessori e applicazioni legate al mondo dello smartphone, quindi cosa vi chiedo a questo punto? Se volete iscrivetevi al canale, fatemi crescere, arriviamo a 5.000 che arrivano aziende che cercano Gennaro per le proprie recensioni, e poi se volete azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Andiamo a vedere Blackmagic Camera per iPhone 2.0. Quindi andiamo a vedere la prima novità, forse che aspettavamo da tanto. Non è il remote control, ma bensì è la possibilità di andare a cancellare tutte le clip, oppure ovviamente esportarle tutte insieme. Infatti se andiamo nell'iconetta che riguarda proprio la selezione, ci accorgiamo che c'è un'altra iconetta. Questa iconetta qua, se la clicchiamo, vedete, ok, praticamente vengono selezionate tutte le nostre clip, quindi le possiamo andare a condividere oppure cancellare. Ecco, state attenti alla cancellazione perché non c'è un tornare indietro, non si può tornare indietro una volta cancellate le clip, non c'è un cestino, ecco, questo tanto perché è giusto dirlo. Ovviamente resta sempre la selezione singola, ok, quindi è una cosa che forse aspettavamo da tanto e che diciamo che è una funzione molto utile. Ma veniamo al clou di questo video, ovvero il remote control finalmente presente in Blackmagic Camera 2.0. Andiamo nelle impostazioni, ci rechiamo in basso, vedete io ci sono già, proprio il remote camera control, e questo è il switchino per attivarlo. Cosa abbiamo come opzioni? Ovviamente abbiamo le due opzioni che ci permette di far diventare ovviamente il nostro telecomando, ok, oppure di essere controllati da un altro dispositivo. In questo modo, ok, se io adesso lasciassi il mio 13 controllato da un altro dispositivo, vado indietro e qui ho l'opportunità di dare innanzitutto il nome, ok, si può dare il nome ovviamente a tutti i dispositivi. Io ho chiamato camera A, ovviamente l'XS l'ho chiamato camera B, e poi ci vuole per forza una password d'accesso, anche qua ho messo A, se vedete, ok, A per essere più veloci, quindi ci vuole per forza una password d'accesso. Mentre le opzioni sotto, queste sono solamente per il controllo, cioè se io adesso vado a switchare su controllo, torno indietro, sotto vedete che si è aperto ovviamente queste opzioni. Abbiamo la sincronizzazione nel record camera, quindi registrano tutte insieme. Qui invece è non far vedere, ok, il feed video, praticamente non si vede il preview, e qua abbiamo una sorta di diciamo, chiamiamola così, salvataggio della batteria. Ovviamente riduce lo schermo, ok, si scurisce lo schermo, quindi possiamo risparmiare batteria del nostro dispositivo che viene controllato. Io adesso lo lascio così, va bene così. Quindi ora siamo in grado di andare a controllare ovviamente il nostro altro dispositivo. Inutile dire che ovviamente tutti i dispositivi devono essere sotto la stessa rete. Una cosa interessante, ovviamente funziona anche su iPad compatibili, ovviamente Blackmagic Camera. E un'altra cosa interessante è che possiamo registrare sia con diciamo, il nostro iPhone che controlla un altro iPhone, che ovviamente gli iPhone controllati. Diciamo che possiamo registrare sia gli iPhone controllati in remoto che quello in locale, quello che controlla tutto. Non c'è ancora per Android, almeno fino a che è uscito questo video non credo che ci sia ancora questa opzione, peccato. Ma sarebbe interessante una cosa, e lo sapete già cosa sto dicendo.
possibile controllare un dispositivo Android con un iPhone o viceversa. Chissà se Blackmagic farà questo miracolo. Ora andiamo a configurare ovviamente l'XS in modalità remote control e facciamo una prova. Ok, siamo sull'XS, andiamo sempre nel menu opzioni, andiamo sempre su remote camera control, abilitiamo questa opzione e sinceriamoci ovviamente di aver nominato, se vogliamo, il nostro dispositivo e dato una password, io ho dato sempre A uguale, quindi una volta agganciati con la prima volta la password non ve la chiede più. Ora andiamo qui e sinceriamoci sempre che sia messo il remote control, ok? Quindi siamo a posto e possiamo ovviamente andare a fare una prova mettendo ovviamente l'XS sul cavalletto e vedere se si collegano. Prima di andare ovviamente a agganciare il mio XS vi faccio vedere una cosa, vedete quest'iconetta qua è venuta fuori perché ovviamente il mio iPhone 13 è in remote, cioè messo come controllo. Quindi clicco sopra, vedete qua non c'è nessun dispositivo perché devo ancora azionare, ovviamente lanciare Blackmagic sul mio iPhone XS e lo vado a fare ora. Come lancio ovviamente sull'altro smartphone ovviamente l'applicazione, vedete viene proprio fuori il nome del mio telefono che ha trovato, quindi l'XS. Vado ad azionare, vado a cliccare, vedete viene fuori il preview sotto e viene ovviamente indicato che è in remote control. Vado ad azionare anche il mio dispositivo che sta comandando l'XS perché posso registrare con tutti e due e poi posso sincronizzare ovviamente con il mio programma di editing preferito. Per far questo devo andare a fare link, ovviamente vedete che sono stati linkati, qui c'è il simbolo del remote control che non c'è qui, quindi vuol dire che questo è quello che sto comandando, ok? Ce ne sono 5 6, avranno tutti questo simbolo qua. Per registrare anche, diciamo, chiamiamolo il telefono in locale, questo che sto praticamente io utilizzando per controllare l'altro, devo cliccare su quest'icona qua, altrimenti il mio 13 non registrerà. Registreranno solo i telefoni, ok, in remote control. A questo punto quest'iconetta qua gira le fotocamere, ma lasciamola stare dov'è. E questo ovviamente mette in fermo lo schermo del preview, vedete che non c'è più nulla da vedere. Adesso rivado qua, lo riaccendo e qui è terminata la storia, è passata la macchina, speriamo bene, sempre in post produzione. Ragazzi, è l'estate, le finestre aperte, siamo al mare, importante portare contenuti e far contenti tutti. Vedete, è venuto fuori ovviamente il preview del mio XS e che quello là. Qui posso navigare attraverso i miei dispositivi iPhone o iPad che siano. Perché navigare? Perché ovviamente qua adesso comando il mio 13, ok? Quindi vado qua, posso aumentare ovviamente i ISO, se sono gli ISO, vabbè, quale modalità sono, del mio ovviamente dispositivo 13 che sta comandando l'XS. E invece questo è l'XS, vedete qua posso fare lo stesso, vado qua, abbasso un po' gli ISO, li alzo, faccio quello che voglio, ovviamente vado a mettere a fuoco e faccio un po' quello che voglio. Se no posso anche andare qui sopra e vedo i miei schermini tutti e due, vedete che belli che sono, e quindi posso sempre anche qui switchare da uno schermo all'altro, ecco non so quando saranno 5-6 come sarà. A questo punto, se ovviamente il banco di regia, ma non tanto la rete, mi assiste, andrei a lanciare la registrazione, perché così andiamo a vedere come è, cioè due dispositivi che registrano. La cosa principale, ecco, ricordatevi sempre, ok, di aver cliccato qua per registrare col telefono che sta facendo da remote control. Ragazzi, andiamo, che Dio ce la mandi buona. Eccoli, l'XS sta registrando e sta registrando anche il 13 e andiamo a sentire com'è. Questo è il 13 che sta registrando ma le mie mani perché la fotocamera posteriore e invece questo qua è l'XS che sta registrando con la fotocamera anteriore, tutte e due lanciate insieme. Ok, vedete hanno registrato tutte e due, infatti anche l'XS, non ve l'ho fatto vedere ma questo è il 13 e questo è l'XS, vedete che abbiamo le due diversità. Sul 13 appaiono i comandi che sto comandando l'XS e sull'XS non appare nulla.
Non ci resta che andare a vedere nella galleria, ecco, non possiamo andare a vedere la galleria anche dei dispositivi controllati perché sarebbe un po' troppo esagerato, quindi dobbiamo andare a sganciare i dispositivi, lo possiamo fare sia da questo qua o dagli altri che sono controllati. Non si fa altro che andare qua e si sgancia il dispositivo, e a questo punto possiamo andare nella galleria e andare a sentire e sta registrando anche il 13 e andiamo a sentire com'è. Questo è il 13 che sta registrando con le mie mani perché la fotocamera può. Ok, adesso vado a prendere ovviamente il mio glorioso, che è veramente glorioso XS, e vado a fare la stessa cosa e vi faccio vedere invece la registrazione, che vado a cercare il testo giusto. Ecco lì, l'XS sta registrando anche il 13 e andiamo a sentire com'è. Questo è il 13 che sta registrando con le mie mani perché ok, a parte l'audio che non ci interessa, però avete visto, le due riprese sono praticamente andate a braccetto, e questo cosa ci fa capire? Che si può usare come multicam. Quindi se abbiamo un iPad compatibile, due iPhone compatibili, che non ci vuole ovviamente un 13, un 14, un 15, un 17, basta un XS, e quindi diciamo che si può fare un multicam molto molto facile, e poi ovviamente andare in post produzione col nostro programma di montaggio video preferito per montare il tutto. Allora, cosa ve ne pare di Blackmagic 2.0 per iPhone? Speriamo che arrivi presto anche per Android. Avete visto, la novità più grande ovviamente è quella che riguarda il remote control, quindi ci sta ragazzi. Poi abbiamo altre cose, multiselezione delle clip, la possibilità di registrare anche con iPad fino a 100 frame per secondo, e un'altra cosa che io non mi ricordo, dicono i grandi da cui ho preso informazioni americani, che la registrazione a 120 frame per secondo era solo possibile a 720. Io non mi ricordo, adesso però è possibile in HD, quindi non mi ricordo. Ditemi voi, oppure andiamoci a vedere i tutorial vecchi, cioè mi vado a vedere i tutorial vecchi per vedere se era veramente così. A questo punto, se volete, condividete questo video con i vostri amici, ragazzi, che mi fate crescere, arriviamo a 5.000, che ci sono tante novità in arrivo, ve lo dico, c'è anche un canale che si gratta qua dietro, e poi ovviamente se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo un abbraccio estivo a tutti, alla prossima!